e in fin di vita non mangia. In questo momento qui presente ne sono 24 o 26, gli altri sono in tournée, in Tunisia, in Russia. Dovete dirmi voi esattamente quello che volete. Allora, noi vogliamo le tigri per 2 anni, per 3 anni, oppure fino a che invita il progetto, noi qui vogliamo delle tigri. When the animals they were rescued, when the truck was stopped in the border, they discovered that one animal was already dead. Ma questo è il mio capo. Deve ammazzarli. Una puntura addormentata sparisce e state tranquilli. È il 24 ottobre del 2019. Al confine tra Polonia e Bielorussia, un camion adibito a trasporto di cavalli viene fermato al confine di Terespol. Una volta aperte le porte del mezzo, le guardie di frontiera non si trovano di fronte dei cavalli, bensì 10 tigri rinchiuse in gabbie molto piccole. È chiaro da subito che alcune versano in condizioni tremende. Una di loro morirà. Ci siamo attivati immediatamente per fare luce sulla vicenda. Sin dalle prime segnalazioni ricevute sul caso, l'AV si è subito mossa per riuscire a risolvere la situazione delle tigri, quindi riuscire a salvarle e potergli dare una vita finalmente degna di essere chiamata tale. L'AV entra subito in contatto con l'associazione olandese AAP, che decide di avviare un'operazione di recupero degli animali. The animals were on the way from Italy, near Rome, to Russia, but apparently the documents accompanying the animals were not correct, and the authorities decided to seize the animals for the time being. So we were asked by the director of Poznan Zoo if we could take some of them or help finding a place for some of them, because she could only take 4, and whether we could find a solution for the remaining animals. Dove è iniziato tutto questo? Esiste davvero un commercio nazionale ed internazionale così intenso di grandi felini? Com'è possibile che ci sia un animale così pericoloso a rischio di estinzione in natura, ma allevato in cattività ed esportato in ogni parte del mondo e con numeri impressionanti? Salve. Piacere. Alcuni infiltrati in incognito all'interno di un vero e proprio allevamento italiano di grandi felini riescono ad ottenere delle informazioni compromettenti che non avremmo mai immaginato. In questi filmati è possibile vedere alcuni dei gestori di questo autentico centro di smistamento di tigri, leoni e leopardi. Le telecamere nascoste stanno per raccontarci cosa accadrebbe se qualcuno desiderasse possedere delle tigri. Noi mi sembra che abbiamo dai 40 ai 50 felini. Le possibilità sono diverse, sono più di una. Perché? Perché è un business. Gli scamottaggi normalmente in questo momento, siccome che la cosa è recente, diciamo ancora non si è studiato, perché fatta la legge, fatta l'inganno. Le attuali normative mostrano lacune evidenti che permettono di usare diversi espedienti per poter aggirare l'attuale legge. Ottenere una licenza per zoo per detenere animali come le tigri in questo momento è assai difficile, se non impossibile. Ma esiste una possibilità. Che per avere la licenza dello zoo, lasciamo stare, non vale neanche la pena di cominciare a parlare, mentre noi, avendo la licenza come mostra itinerante, non abbiamo nessun problema. Può essere itinerante e può essere come qui in questo momento, stando ferma, stanziale. Addirittura quando si trova l'area, la zona dove c'è una certa amicizia e un certo rispetto, nessuno ti dice guarda che sono passati 6 mesi, mo dovresti stare qualche giorno senza lavorare e poi ricominci per altri 6 mesi. Il massimo dovrebbe essere 6 mesi. Dopodiché io ho finito i miei primi 6 mesi, sto 2 giorni senza fare niente e ripropongo i seguenti 6 mesi. La soluzione che offrono è chiara. Ci si affilia, si utilizzano le loro licenze per trarre insieme profitto dalle tigri che possiedono.
si piazzano sui terreni di chiunque si dimostra interessato a detenerle, soprattutto per scopi commerciali. Per noi, affittare per un mese o affittare per un anno non cambia il nostro sistema di vedere le cose, no? È davvero così semplice poter riuscire ad ottenere delle tigri e trarne profitto? Gli schemi sembrano ben chiari e collaudati. Evidentemente, tutto quello che hanno appena ascoltato spiazza gli infiltrati. Non vogliono analizzare un'unica fonte e per questo si recano da un altro noto utilizzatore di grandi felini, soprattutto per il mondo del cinema. Salve. Piacere. Io li conosco molto bene. Non è in regola. Lui non è in regola. Però c'ha una grande parlatella. Lui è conosciuto come uno che non ti ha mai detto che lui è stato con Gheddafi, socio, c'è il buttino di oro, non lo so dove. Gli ho dato a ritirare, ancora devi pagarmi, non me l'ha rubato. Ha un vero e proprio zoo, che risulterebbe in realtà senza licenza. Interpellato, non la pensa proprio alla stessa maniera. Iniziano ad emergere aspetti contraddittori e inquietanti. Non vi mettete in guai. Faccio un esempio, no? Siamo io e te, tu hai la possibilità di darmi questi animali, ma andrebbe bene il tuo permesso? No, non va bene. C'era la possibilità comunque di fare qualcosa del genere, cioè nel senso di dare in concessione, in affitto degli animali, no? Non puoi perché tu sei responsabile. Neanche se mi danno una persona? Neanche se ci fosse tu un affiliato? No. Io sono proprietario e sono responsabile. Perciò io non posso darti i leoni in mano a te. Chi sei tu? Se succede qualcosa, entro sempre in guai io. Sì. Potrei rischiare con lui? No, rischi sicuro. Gli aspetti che emergono sembrano davvero preoccupanti. Decine di animali pericolosi radunati in luoghi dove vengono detenuti ad oltranza, con una semplice licenza di mostra itinerante. Gli stessi animali che potrebbero essere posizionati sul terreno di chiunque mostrasse il desiderio di volerli. Ma con quali responsabilità? Con quali conseguenze? Come vengono realmente monitorati i numeri di questi animali che vagano da una parte all'altra dell'Italia e non solo? È chiaro che ci sia qualcosa che non va, come evidenziato da altre associazioni e da investigazioni giornalistiche in cui non si è riuscito a capire il numero di tigri presenti in Italia. Appare sempre più chiaro, soprattutto alla luce di queste testimonianze, che i dati non tornano. L'ulteriore conferma arriva con la gestione indiscriminata e senza scrupoli delle nascite. Mi ritrovo 4 cuccioli. 2 li posso rimandare indietro. Per legge sembra assurdo. Non si possono dividere gli animali dalla famiglia. Le leggi vengono fatte anche per essere un po' aggirate. Dovremmo inventare quello che è già stato inventato, quindi ce lo reinventiamo, che un paio di cuccioli li adoperiamo per quello che riserva, quello che riguarda la didattica, per giustificarne l'assenza. Sono tutte cose che sulla carta hanno una certa visibilità, nella realtà non è così. Nel caso che poi un domani, siamo sempre nel campo delle ipotesi, per un motivo o per l'altro dovessero servire dei cuccioli, magari qualcheduno che nasce da noi o qualcuno che nasce in giro, lo prendiamo e lo portiamo lì, e quindi per gli amanti c'è anche i cuccioli. Questi animali vivono rinchiusi e spersonalizzati, incrociati continuamente e trattati come merce di scambio. Cosa sono tigri del Bengala? Ma ormai è difficile dire la razza, sono tutti imbassaiti. Il business si concretizza con la definizione dell'ammontare dell'affitto di ogni animale, più un costo aggiuntivo che varia a seconda di come l'animale verrà sfruttato. Per un mese, quanto diamo, non per l'attività, quanto diamo un animale in affitto, siamo intorno ai 1.000 euro a testa. Però 2, devo mettervi 3, perché 2 non sono previsti, cioè 2.000 euro al mese non c'è nessun interesse. Quindi diciamo che voi partite con un minimo di 3.000 euro e avete 2 animali. Se ne volete 4 dovete aumentare 1.000 euro. Tutto quello che riguarda il mondo economico, bianco, grigio, nero o colorato, non abbiamo nessun tipo di problema. Però lo possiamo vedere tra di noi in contante, Io
possiamo prendere anche senza fattura. Quello che facciamo noi fiscalmente sono problemi nostri qua dentro. A Dire una livello brutta finanziario parola. possiamo fare tutto quello che voi vedete opportuno. Per noi, una volta che siamo andati d'accordo, o ci pagate a San Marino, o ci pagate in Svizzera, o ci parlate a Campobasso, non abbiamo problemi. E poiché lavoriamo molto nel mondo pubblicitario, lavoriamo molto per la pubblicità, quindi ci sono le cosiddette scatole cinesi, che per il nostro valore la gente non perde neanche il tempo di andare a vedere che cosa c'è dentro. Ma gli infiltrati vogliono andare oltre. Non dimenticano probabilmente quanto accaduto nel 2019 ai confini con la Polonia e chiedono informazioni per poter avviare una compravendita con un loro interlocutore situato in Russia. Ho un conoscente, possiamo definirlo anche amico, uno che ha soldi e ha un pezzo di terreno vicino a Kaluga, vicino a Mosca, insomma, è relativamente vicino. E lui ha questo pezzo di terreno, vuole fare un parco, un safari park, come ce ne sono tanti in giro. Vorrebbe avere dei grandi fedini. Purtroppo è successo questo che è successo, che non era prevedibile. Diciamo che quegli animali che ho in Russia, se le cose vanno così, potrei accarezzare l'idea di venderli. Le parole e le immagini delineano un contesto inquietante che si muove, ben strutturato, attraverso espedienti e trattative sotterranee. Un mondo lontano dai nostri occhi, ma molto più vicino di quello che immaginiamo. Un mondo senza scrupoli, in cui è possibile scegliere gli animali che verranno sfruttati, allevati e selezionati da chi dice di conoscerli e saperli gestire. Quali sono quello che potremmo prendere? Il maschio, quello la grande, vedi? Ok. E la femminuccia che gli sta sempre assieme, che è questa che gli gira sempre vicino. Questi potrebbero essere i nostri. Sì. Questa è una cosa che non bisogna mai fare. Cosa? Lasciare la possibilità che tira fuori la zappa, perché quando meno te ne accorgi, giocando, tira fuori la zappa e ti prende, poi non ti molla più perché sa che artigli è uscito, poi magari gioca. Sono successi dei problemi? Da noi no, ma in qualche circo è successo. Ci troviamo dinanzi ad un business in cui gli inconsapevoli protagonisti sono gli animali denaturalizzati, in via di estinzione in natura e vittime di un commercio in cui le attuali normative rendono davvero sottile il confine tra legale e illegale. Un confine in cui i gestori di questa realtà amano descriversi come veri amanti degli animali. Dopo la mattanza del 2005, dove furono abbattuti 5.000 elefanti, non diciamo 500 o 50, 5.000 elefanti, non era più un abbattimento selettivo. Lei ha partecipato? Sì, avevo partecipato, io partecipavo. Non è in via di estinzione l'elefante? No, Deve ammazzarli. Se non ci avete un'altra soluzione, una puntura addormentata sparisce e state tranquilli. Ehi, che c'è? Ehi, ti gira qualcosa che non va? Cosa c'è? Sai che non mi piace così, non mi fare alzare la voce. Prova. Facciamo a chi va più indietro. Fermoli! È troppo tempo che te non lavoriamo assieme. Fortunatamente la compravendita non è stata portata a termine. Era una copertura per raccontare un fenomeno reale dietro cui si cela la realtà che vi abbiamo raccontato. E di questo mondo hanno fatto parte le tigri di cui vi abbiamo parlato all'inizio di questa inchiesta. 1 anno e mezzo dopo l'accaduto, grazie anche alla continua collaborazione di LAV con AAP, siamo tornati al centro di recupero Prima Domus, situato in Spagna, dove ora si trovano 5 delle 10 vittime: Softy, Toff, Agua, Merida e Sanson. Nel dicembre del 2019 sono arrivati qui dalla Polonia dopo una sosta presso uno zoo situato in Polonia. So if I think and in that first day when they came in, that is always a little bit you don't know what to expect, and then when we saw them, how they were reacting and how stressed they were and how aggressive they were, and if I see all the work that we did and then how the animals are now, it's just like it's amazing. I mean, like it seems that they are
different animals, I have to say. And that's beautiful because then you start to see, that they are really relaxed and they can really be who they are. One of the most important tools that we have in Prima Domus for working with this type of animals is the use that we make of the enrichment. Using that enrichment makes that the animal will be like a more complete, and then from the welfare point of view, it's just a big change. They're never gonna be like wild tigers. They're never gonna be able to go back to, let's say to India, for example. Never, but at least that we try to make them as wild as tigers as possible. And I think in my eyes is the best way to give them back their dignity. Da anni ci battiamo per porre fine a questo commercio indiscriminato e pericoloso per chiunque. Abbiamo visto animali sofferenti, rinchiusi, morti. Li abbiamo visti recuperati, testimoni e superstiti, destinati inevitabilmente ad una vita in cattività, ma senza essere affittati o venduti. Questa vicenda ci ha fatto indignare, ci ha fatto decidere di approfondire la tematica, costituendo un ulteriore tassello a supporto del divieto di commercio di animali esotici in Italia. È necessario che venga finalmente riempito un vuoto normativo e che sia fermato il commercio di animali esotici. Noi di LAV ci stiamo impegnando con forza affinché parte di questa soluzione possa finalmente diventare realtà, attraverso l'applicazione della legge di delegazione europea, legge 53, in scadenza l'8 maggio 2022. La sopravvivenza di questi animali è strettamente legata alle azioni concrete che devono essere intraprese per salvaguardarli in ogni parte del mondo, Italia compresa. Questo pianeta è la loro casa, come lo è per noi. Cerchiamo di non dimenticarlo mai più.